Ciao e benvenuto o benvenuta in questa prima di due lezioni in cui andremo a costruire un flusso in Power Automate per semplificare la nostra attività lavorativa. Lo faremo per quanto riguarda una certa categoria aziendale ed una determinata attività lavorativa, ma potrà essere replicato per qualsiasi tipo di azienda e attività lavorativa. Lo faremo a partire da Microsoft Teams, quindi qui l'evento che dovrà scatenare il flusso si dovrà verificare all'interno di Microsoft Teams e segnatamente si tratterà della scritta di un messaggio in Microsoft Teams che appunto attiverà tutta una serie di altre azioni. E spesso capita che in Teams dobbiamo leggere dei messaggi che ovviamente riguardano il nostro lavoro, che comportano delle attività da svolgere e talvolta delle scadenze da rispettare. Io in questo team di Teams, Cardiology Congress Dubai September 2025, sto supponendo di organizzare un evento congressuale e all'interno del team sono andato a costituire tutta una serie di canali privati dove quindi solo i membri potranno vedere quello che c'è scritto e potranno scriversi all'interno dei canali che rappresentano essenzialmente, oltre ovviamente all'agenzia che organizza l'evento, al comitato promotore, ai cardiologi che parteciperanno all'evento, agli accompagnatori che accompagneranno i cardiologi o le cardiologhe all'evento, rappresentano essenzialmente i fornitori che renderanno dei servizi nell'ambito dell'evento, come per esempio il pronto intervento, le agenzie di spettacolo, gli allestitori, le hostess, gli interpreti, eccetera. E quindi all'interno di questi canali ci potranno essere moltissimi messaggi, alcuni dei quali sicuramente riguarderanno i preventivi, cioè nella fase pre-congressuale, quando a queste aziende avremo chiesto i preventivi per svolgere un determinato servizio nell'ambito dell'evento, magari ci scriveranno, oltre che per email, anche qui su Teams per parlarci dei preventivi e i messaggi potrebbero arrivare addirittura da altri flussi di Power Automate, cioè per esempio potremmo dire a Power Automate quando un fornitore ci manda un preventivo scarica automaticamente l'allegato in quella cartellina di OneDrive e pubblica anche un messaggio nel canale per esempio dei tecnici piuttosto che delle guide turistiche. Quindi oltre a quelli che ci possono scrivere direttamente, ci possono arrivare anche da altri flussi di Power Automate. E chiaramente all'interno di ciascun canale ci potrebbero essere tanti messaggi che potrebbero andare a confondersi con quelli dei preventivi e diventerebbe veramente un'attività complicata reperirli tutti. E facendo una cosa del genere che ci richiede pochissimo tempo, noi andiamo a risolvere per tutta la durata dell'evento congressuale. Un evento congressuale si organizza anche nell'arco di 2 anni, un evento del genere ci risolve per sempre il problema perché faremo in modo che questi messaggi che riguardano i preventivi vadano automaticamente in un altro ambiente. In quale ambiente? All'interno di OneNote, cioè i messaggi che conterranno determinate parole chiave, ovviamente riguarderanno le parole chiave dei preventivi, ci dovranno andare a finire qui in OneNote. Quindi in OneNote andiamo ad aggiungere una sezione, perché poi diremo che quando ci sono quei messaggi deve essere creata una nuova pagina in questa sezione e la chiamiamo preventivi fornitori. Clicchiamo su OK e abbiamo aggiunto la pagina preventivi fornitori. Quindi andiamola a cercare. Eccola qua su, preventivi fornitori, ce l'ha messa qua su in alto. Poi faremo in modo che quando viene scritto un messaggio con quelle parole chiave, si vada anche a creare un'attività in Planner. Quindi il Planner ehm, ha un suo piano riguardo al congresso che è integrato anche all'interno di Teams. Qui ci sono tutte le attività e all'interno di Planner, siccome qui siamo nella fase precongressuale, quella in cui si chiedono i preventivi, come qui ho fatto 2 bis per la cena di gala, che ovviamente riguarda la fase congressuale e che rappresenta un appendice della fase congressuale, qui andiamo a scrivere
1 bis preventivi fornitori, cioè aggiungiamo un contenitore, quindi lo chiamiamo 1 bis preventivi, perché questa sicuramente è un'attività rilevante all'interno della fase precongressuale, preventivi fornitori. E spostiamolo qua perché in Planner si può spostare tutto, si possono spostare anche le attività da un contenitore all'altro. Lo mettiamo qui vicino alla fase precongressuale perché, come qui abbiamo fatto per la cena di gala, qui 1 bis riguarderà un appendice della fase precongressuale. Quindi adesso cosa andremo a fare? Andremo a costruire nella prossima lezione il flusso in Power Automate, di modo che poi quando da uno di questi canali dedicati ai fornitori qualcuno scriverà un messaggio che riguarda i preventivi, e noi inseriremo una serie di parole chiave: preventivi, preventivo, costo, costi, spesa e spese, allora dovrà scattare il flusso, andare a creare una nuova pagina all'interno della sezione preventivi fornitori con il link al messaggio di Teams e anche una nuova attività all'interno del contenitore preventivi fornitori che abbiamo appena creato in Planner. Quindi ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!